Il Piemonte è una terra ricca di vitigni autoctoni, alcuni prodotti localmente ma conosciuti in tutto il mondo, come il Nebbiolo. Alcuni prodotti su larga scala, alcuni su scala molto più piccola, in alcuni casi addirittura alcuni vitigni prodotti in un unico comune. Oggi parliamo del Verduno Pelaverga. Pelaverga piccolo è il nome del vitigno, Verduno è il nome dell'unico comune, insieme a piccoli appezzamenti nei comuni limitrofi di La Morra e di Roddi, in cui questo vitigno viene prodotto. Esiste un altro vitigno tra gli innumerevoli vitigni autoctoni del Piemonte con un nome simile, è il Pelaverga, che viene prodotto nelle colline saluzzesi, ai piedi delle Alpi, pochi chilometri a ovest di Verduno. Ma nonostante la similitudine del nome, si tratta di un vitigno dalle caratteristiche di un vino, dalle caratteristiche completamente diverse. Il Verduno Pelaverga invece è prodotto con il Pelaverga piccolo, piccolo riferito alle dimensioni dell'acino e del grappolo, un vitigno che viene prodotto a Verduno ma la cui origine si perde un po' nella notte dei tempi, si perde un po' tra mito e leggenda. Per molti anni si è pensato che a portarlo in questo piccolo comune che si trova nella zona nord della zona di produzione del Barolo sia stato un parroco nel Settecento, il beato Sebastiano Valfrè. Ma altri documenti sembrano attestare che la sua coltivazione, con nomi leggermente diversi, avvenisse già nel 1400. Non solo la sua origine, ma anche un po' il suo nome e la sua fama sono un pochino avvolte nel mito e nella leggenda. La produzione del Pelaverga, appunto nel comune di Verduno, dove anticamente erano presenti le cantine e i vigneti del re Carlo Alberto. Questo vitigno quindi veniva anche prodotto nelle tenute reali e consumato regolarmente a corte, siamo nella prima metà del 1800. Forse per il nome un po' evocativo si sparse proprio nella corte di Re Carlo Alberto la fama di Pelaverga come vino afrodisiaco. Non sappiamo se queste caratteristiche siano supportate da studi scientifici, ma sicuramente è un vino dalla grande piacevolezza e i cui risvolti, le cui note sapide e piacevolmente speziate e vagamente misteriose, appunto di spezie, possono sicuramente aver favorito questa sua nomea, questa sua fama. Questo vitigno era sempre tra i vitigni autoctoni, innumerevoli vitigni autoctoni coltivati in Piemonte e come la maggior parte dei vitigni autoctoni spesso veniva prodotto non in purezza ma miscelato con altre uve per dare appunto queste note speziate caratteristiche di questo vitigno. Dagli anni 70 alcuni piccoli produttori appunto del comune di Verduno hanno iniziato a produrlo in purezza e nel 1995 è arrivata la denominazione di origine controllata per questo vino, che prevede appunto nel nome Pelaverga di Verduno o Verduno Pelaverga, proprio per questa strettissimo legame tra il vitigno e il suo territorio di nascita e di elezione. Caratteristiche del Pelaverga, sicuramente il colore salta subito all'occhio. Qualcuno può addirittura scambiarlo per un rosé, un vino rosato dai riflessi particolarmente intensi, ma pur sempre un rosato. In effetti il suo colore è piuttosto tenue per un vino rosso, rubino, anzi direi un colore che ricorda molto la ciliegia matura, sempre molto tenue, molto delicato, e questa delicatezza nel colore la riscontriamo anche nei suoi profumi fruttati molto delicati, di nuovo di ciliegia, di fragola, ma anche delle note speziate che ricordano il pepe bianco in particolare. Una nota speziata spesso nei vini si ritrova in seguito all'affinamento in legno, a lunghi affinamenti, ma questa nel Pelaverga è una nota proprio caratteristica del vitigno, che sicuramente viene enfatizzata da un moderato invecchiamento in bottiglia. Ma il Pelaverga comunque esprime il massimo del suo potenziale nei primi anni di vita, come vino giovane che esplode nelle sue note appunto fruttate e piacevolmente speziate. In bocca prosegue questa sua piacevolezza, questa sua immediatezza, moderatamente acido, moderatamente tannico, asciutto, non invasivo nella nostra bocca, nel nostro palato, piacevolmente
leggero e fresco predispone molto il palato al cibo, quindi un vino assolutamente abbinabile a cibi freschi ma anche a cibi più impegnativi, dall'aperitivo ai primi piatti di pasta, risotti, ma anche piatti più corposi, più potenti, più grassi, sono sicuramente favoriti da questa nota acida, da questa freschezza che va a pulire il palato, e quella nota speziata finale fa adattare questo vino molto bene anche all'abbinamento con piatti un po' più ricchi e complessi. La nota speziata, l'acidità moderata e i moderati tannini fanno sì che il Pelaverga sia un vino che si può servire in maniera molto piacevole a una temperatura fresca, soprattutto d'estate. Il Pelaverga può essere servito quasi come un'alternativa a un vino bianco, con caratteristiche gustative e di profumi diverse da un vino bianco, ma sicuramente abbinabili agli stessi piatti e alle stesse occasioni. Quindi un vino servito a temperatura leggermente più alta d'inverno, ma servito come un bianco d'estate. Può essere quindi anche servito fresco, un fantastico vino da aperitivo. E l'abbinamento migliore che io vi consiglio, oltre che con appunto un buon aperitivo, è con quel bellissimo belvedere che si trova nella parte più alta del comune di Verduno, da cui si ha una bellissima vista che può spaziare su tutta la langa del Barolo, sull'Alta Langa e anche sulle Alpi, con un piacevolissimo prato degli alberi che ci rinfrescano con la loro ombra e ci rinfrescano insieme a un buon bicchiere di Pelaverga Verduno. Ad oggi sono una decina le aziende produttrici di Verduno Pelaverga, tutte dislocate appunto nel comune di Verduno, con vigneti in La Morra e Roddi, quindi una produzione molto piccola, di nicchia, arriviamo a poche centinaia di migliaia di bottiglie tra tutti i produttori. Produzione piccola ma che comunque viene sempre esaurita molto velocemente, perché è un vino magari non molto conosciuto all'estero ma che ha un nutrito numero di estimatori, ed è un vino che una volta scoperto ed apprezzato difficilmente viene lasciato.